troviamo al largo di Castellammare e siamo a bordo dell'Aquaboats Luxrib 25 motorizzato con un Mercury da 350 cavalli V10. Sono con Vincenzo, il titolare del cantiere. Buongiorno Vincenzo! Ciao Carlo e come sempre saluto il pubblico. E siamo oggi in navigazione per testare appunto il battello. Le condizioni meteo marine sono molto particolari perché nel momento in cui viene registrato questo video siamo a metà agosto al largo del Golfo di Napoli, fuori Castellammare, e quindi c'è tantissimo movimento di imbarcazioni. Come vedete già dalla camera di prua ci sono onde incrociate, onde corte che poi si vanno ad allungare, sebbene la giornata sia piuttosto tranquilla, quindi sarà un ottimo banco di prova per monitorare le performance del battello e soprattutto la stabilità in navigazione. Vi faccio già notare come in dislocamento con invertitore ingranato siamo a 3,2 nodi, consumo 3,8 litri per ora. Guardate come restiamo perfettamente stabili sull'orizzonte, perché non solo ci vengono in aiuto i tubolari in neoprene Orca che ci danno tanto sostegno, ma è anche la struttura della carena che, come abbiamo visto nella presentazione a bordo, ha una geometria molto particolare che ci aiuta a ridurre il rollio e soprattutto ci dà tanta stabilità in navigazione. Iniziamo quindi a navigare, manetta elettronica fornita con i motori V10, quindi morbidissima, super reattiva. Attualmente io mi trovo a 1300 giri, velocità 6.3 nodi, consumo 8,2 litri per ora. Guardate qui, serie di onde che arrivano da qualsiasi punto del battello. Abbiamo al traverso di prua, anche al giardinetto, ma nessun problema di stabilità. In questo momento apprezziamo già anche l'impatto morbidissimo perché siamo ancora in dislocamento veloce a 1700 giri, 7,9 nodi con un consumo di 13,2 litri per ora. Guardate come la schiuma si sta formando perché il motore vuole spingere letteralmente il battello fuori dall'acqua, motore V10 dotato di una coppia incredibile per la sua categoria, quindi lo accontentiamo subito. Arriviamo a 2000 giri, 9,6 nodi, consumo 16,2 litri per ora, consumo quindi superiore al litro per miglio, ma in questo momento il motore vuole appunto spingere, sta lavorando per far uscire il più possibile lo scafo dall'acqua. E guardate qui, planata minima, già siamo a 11 nodi, la carena inizia a sollevarsi con la prua, abbiamo il profilo dell'Active Trim inserito a livello 3 per raggiungere un equilibrio tra comfort e prestazioni e ci troviamo a 2300 giri con un consumo di 17,6 litri per ora. Ma è il momento di vedere come si comporta questa carena. Quindi cerchiamo di farla lavorare nel regime che è più ideale per lei, regime di crociera. Guardate qui, usciamo dall'acqua, la prua si abbassa sull'orizzonte, 18 nodi, consumo 21,7 litri per ora. Guardate come si è abbassato il rapporto velocità-consumi, leggermente superiore al litro per miglio, a un'andatura di 2700 giri. 2700 giri significa che il motore non sta minimamente sforzando e quindi riusciamo a raggiungere anche i 19 nodi con correzione dell'Active Trim. E guardate qui con l'onda, mi pongo con l'onda al giardinetto e al traverso e restiamo con coperta perfettamente asciutta e soprattutto comodissimi a bordo. Saliamo ancora, guardate la stabilità al traverso. Come vi dicevo, la carena è dotata di questo profilo lineare che ci aiuta a ridurre lo sbandamento laterale. Guardate qui, ci immergiamo con la prua perché il cassero della console è molto più spostato a prua rispetto a un battello convenzionale, ma nessun problema a bordo, navigazione morbidissima, 22,8 nodi, 3100 giri, consumo invariato 27,2 litri per ora. Saliamo ancora, sentite il rombo del V10, l'Active Trim lavora per correggere l'assetto. Guardate, con l'onda di poppa nessun problema a bordo, nessun problema di vibrazioni neanche dalle strutture, quindi ottima qualità costruttiva, battello realizzato in Cina con tutti i criteri di costruzione al massimo livello come abbiamo visto nella presentazione a bordo, e navighiamo a 26 nodi, consumo costante 35 litri per ora, 3500 giri. A questa andatura ci assicuriamo che non ci sia nessuno intorno a noi, proviamo a mettere sotto stress con una virata a sinistra. Guardate qui, timoneria anch'essa reattivissima e soprattutto guardate come restiamo livellati sull'orizzonte. Saltiamo sull'onda ma la carena devia gli spruzzi. Ora con l'onda di prua mi pongo al mascone e saliamo ancora. Siamo a 3600 giri ma spingiamo in un range di crociera più idoneo per questo motore.
3950 giri, 30 nodi. Sentiamo l'Active Trim che lavora e corregge l'assetto, guardate qui, nessun problema, nessun tipo di condizione. Consumo 42 litri per ora, in questo momento 43 litri, quindi possiamo stimare poco inferiore al litro e mezzo per miglio, ma saliamo ancora, guardate, incrociando sull'onda, più avanziamo di velocità, più la carena lavora con lo step a geometria variabile, quindi riduciamo la superficie bagnata e soprattutto gli spruzzi vengono deviati, perché come vedete nella camera esterna l'onda viene rotta praticamente a centro scafo e quindi non abbiamo nessun problema di bilanciamento e di gestione del peso. Saliamo ancora da 30 nodi, cambio di passo, guardate qui, veniamo incollati al sedile è comodissimo, posso appoggiarmi letteralmente sullo schienale come se fossi in auto e puntare i piedi sul gradino in basso. Col trim la prua si solleva leggermente, ma restiamo sempre piantati sull'orizzonte. 4500 giri, 34 nodi, 34.7 nodi, consumo 56 litri per ora. Stiamo uscendo dal range di crociera economico, mi pongo sempre con l'onda al traverso, guardate qui, possiamo ragionare come se fossimo in auto nelle virate e saliamo ancora. 4800 giri, 37 nodi, salgo ancora. 5000 giri, guardate con l'onda al mascone, mai un problema di rollio, incredibile, 40 nodi, consumo 57.9 litri per ora e vediamo dove ci porta. Mi pongo sempre con l'onda lunga, guardate qui sul mascone, accompagniamo la carena, nessun problema, il vento che sentite proviene lateralmente perché c'è l'ampissimo parabrezza a darci protezione e spingiamo ancora. Sentiamo la carena che si stacca, 41 nodi e 5500 giri, 42 nodi, 5600 giri, consumo 94 litri per ora, il motore pensa a spingere, ma ora riduciamo leggermente, effettuiamo un'altra virata a dritta, aspettiamo il passaggio di quest'onda e sollecitiamo la carena a questa andatura a 36 nodi, guardate qui, virata a 36 nodi, non fatelo a casa e ora dal momento in cui ci troviamo sul dritto vediamo dove ci porta, a fondo manetta e tutto, cambio di passo incredibile del motore, saliamo, guardate qui, ci stacchiamo sull'onda, coperta sempre asciutta, 5600 giri, a fondo del tutto, 43 nodi, guardate sul traverso, 5900 giri, non penso al trim, consumo 109 litri per ora, 47 nodi, sull'onda a traverso, 6100 giri, 47.5, ci stacchiamo del tutto, guardate, tocchiamo anche i 48 nodi, ma sul mare incrociato, che stabilità signori, 6100 giri, 109 litri per ora, 49 nodi e ora scendiamo leggermente e proviamo. Vincenzo, che dici? Viriamo? Siamo qui in condizioni di test, guardate, ci poggiamo al traverso, ma altra parabolica, ci esponiamo anche al vento e alla corrente, 38 nodi. Guardate lo schiaffo sull'onda, spinge il nostro corpo all'esterno ma il motore lavora eccezionalmente e ora guardate qui, ritorniamo con l'onda attraverso e posso tranquillamente far ritornare l'anima croceristica al battello navigando a una crociera veloce di 30 nodi, guardate com'è cambiato l'assetto, adesso ritorniamo perfettamente orizzontali e quindi non ci resta che mettere a folle e vedere in quanti secondi questo V10 sprigiona il massimo della sua potenza e in quanti secondi ci porta alla velocità di punta. Eccoci quindi a folle, come vi dicevo vogliamo stressare il battello, quindi non aspetteremo il passaggio di queste onde al traverso, io pongo solo il timone al centro, come vi dicevo abbiamo l'Active Trim a livello 3 e non ci resta che contare 3, 2, 1, via! Manetta affondata, guardate come veniamo incollati, 6 nodi, 8 nodi, 12, 15, onda attraverso, guardate qui, 30 nodi, 35, manovra azzardata, non fatelo a casa, 42 nodi sul traverso, 45, accompagno la carena a 47 nodi, 47.6, 47, 48.5, riaffondo di nuovo, tolgo leggermente gas, guardate come non sbattiamo sull'onda e ora riaffondiamo di nuovo,
motore sempre reattivo, signori, che combinazione, mamma mia, ci stacchiamo del tutto, ma coperta sempre costantemente asciutta. Quindi cari amici, non mi resta che rientrare in banchina, ritorno come vi dicevo nel profilo crocieristico. Guardate come possiamo rilassarci tranquillamente ad un'andatura di 26,7 nodi. Questo è l'Aquaboats Luxrib 25, è un battello che consiglio a un pubblico più esperto, è un mezzo dedicato a chi ha più confidenza con il mare e soprattutto conosce come gestire le andature e i ritmi, perché abbiamo visto come la carena sportiva riesce ad accontentarci dal punto di vista delle performance con un profilo piuttosto sportivo. Paragonandoci all'auto possiamo dire che è come se fosse un mezzo con sospensioni rigide, quindi riusciamo a divertirci, il battello ci segue in ogni manovra ma va gestito, abbiamo il profilo dell'Active Trim, io l'ho regolato anche manualmente e soprattutto è necessario avere un minimo di confidenza con la carena. Io stesso ho effettuato il training con i tecnici del cantiere prima di effettuare questa prova, proprio perché non è un battello convenzionale, quindi va spiegato, va analizzato e successivamente, una volta che si è entrati in confidenza, riusciamo ad affrontare un mare incrociato come in queste situazioni, quindi ottimo banco di prova per la carena. Nulla da dire per il motore, sempre reattivo e pronto a gestire le performance, ad accontentare le esigenze dell'armatore e soprattutto non stressandosi eccessivamente riusciamo ad avere un consumo inferiore al litro e mezzo per miglio, perché in questo momento stiamo navigando a 30 nodi con un consumo di 43 litri per ora. Invece, qualora volessimo divertirci, basta fare così e veniamo incollati al sedile, guardate qui. Quindi cari amici, io con questa ultima sfuriata a 45 nodi rientro in banchina. Questo è l'Aquaboats Luxrib 25. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team, saltando sull'onda, guardate! Non smettiamo di divertirci. Alla prossima, grazie ancora Vincenzo. Ciao! Comunque lo sfizio che hai quando salti sull'onda, acceleri e ti passa sull'altra onda, cioè, guarda qua. Mo' ho capito, mo'. Ora, guarda qua. Però devi avvisare le persone a bordo. Cioè, guarda mo'. Acceleri e acceleri. Bravo, hai Così. sentito? E vai a prendere dove manca proprio la carena. Sì, guarda attraverso. Bello. È la moto da. Sì, cioè, è da competizione. 46 nodi. Sto alzando io il trim. 48. 48 e 3, 48 e 4. 48 e 7, questo devi mettere nel video. Infatti non l'ho staccata, non l'ho staccata. Attenzione avanti. Sì, l'ho visto. 49 1. Attenzione. Arriviamo a 2000 nodi. Sì, 2000 nodi.